ETF su Bitcoin. Buongiorno ragazzi! Oh, finalmente è arrivato l'ETF spot su Bitcoin. Ora finalmente potremo andare sul nostro broker preferito e comprarci Bitcoin senza preoccuparci delle seed phrase, dei backup o di tutte quelle cose del genere che sono così fastidiose. Anche voi stavate pensando la stessa cosa, vero? Spero proprio di no, ecco. Dai, andiamo un po' più nel dettaglio e vediamo che cosa è successo. Non vi sto a raccontare tutta la storia del lupo perché sono sicuro che vi annoierebbe, ma vi racconterò alcuni aneddoti carini, alcune cose che sono accadute, diciamo, nei giorni immediatamente precedenti all'approvazione e che fanno ridere, ma dovrebbero far piangere e farci preoccupare, altro che ridere. Adesso vediamo. Cerchiamo però di inquadrare un attimo il discorso. Sono diversi anni che qualche fondo di investimento statunitense prova a fare richiesta alla SEC, la Securities and Exchange Commission, per approvare un ETF, un Exchange Traded Funds, a replica fisica o spot, ovvero con la presenza di un sottostante, che nel nostro caso è Bitcoin. Le richieste non sono mai andate a buon fine, fino a qualche giorno fa. Ma innanzitutto, che cos'è un ETF? L'ETF è un fondo che ha come unico obiettivo quello di replicare fedelmente l'andamento del prezzo di un bene o di un paniere di beni, che possono essere per esempio indici azionari o, in questo caso, Bitcoin. Questo fondo viene suddiviso in quote che i clienti possono comprare. È quindi sostanzialmente un prodotto finanziario molto semplice, con commissioni molto basse, che permette ai clienti di esporsi al prezzo di un qualcosa senza però possederlo. Nel nostro caso abbiamo detto che si tratta di un ETF spot a replica fisica, quindi questo vuol dire che l'emittente del fondo deve detenere il sottostante, deve effettivamente comprare il bene del quale ne viene replicato il prezzo. Esistono anche altri tipi di ETF, ma noi ci concentriamo su questo perché questo video ovviamente non è un master sugli ETF, quindi concentriamoci su quello di nostro interesse. Esistevano già dei prodotti finanziari che permettevano un'esposizione al prezzo di Bitcoin, come per esempio i futures negli Stati Uniti, quotati al CME, o altri prodotti in Europa. Ma la differenza sostanziale è che quelli che sono stati approvati nei giorni scorsi sono a replica fisica. E questo vuol dire che l'emittente del fondo, per poter vendere l'ETF, deve per forza comprare dei Bitcoin da avere come sottostante. La notizia dell'approvazione ha fatto scalpore perché questa volta a fare richiesta, alla SEC per questo tipo di prodotto sono stati alcuni dei fondi più grandi al mondo, tra cui BlackRock, che è appunto il fondo più grande al mondo e gestisce ben 10.000 miliardi di dollari, cioè cose folli. Insomma, a sto giro si sono mossi i giganti della finanza tradizionale. In totale sono stati approvati ben 11 ETF. L'esito positivo era nell'aria, ma la decisione è stata rinviata più volte e procrastinata fino all'ultimo giorno utile, che era il 10 gennaio. Sono successe però delle cose bellissime. Allora, partiamo dal 9 gennaio, il giorno prima della data di scadenza. In tarda serata, attorno alle 10:30, 11 più o meno, adesso non ricordo bene, l'account ufficiale della SEC fa un post in cui comunica l'approvazione di tutti gli 11 ETF. Ovviamente delirio generale, tutti che stappano champagne, ma circa 10-15 minuti dopo arriva la doccia fredda. Questa volta è Gary Gensler, il presidente della SEC, a fare un post in cui comunica che l'account ufficiale della SEC è stato hackerato e che non è stato approvato alcun ETF. Alcuni minuti dopo anche l'account ufficiale di X, assieme ad Elon Musk, ufficializzano l'hackeraggio dell'account della SEC. Ok? Allora, l'hacker ha utilizzato uno SIM swap, ovvero si è impossessato fondamentalmente del numero di telefono che gestiva l'accesso all'account della SEC e ha fatto lo scherzetto. Cioè già solo questo fatto fa rabbrividire, perché un account di un ente istituzionale così importante non può non avere una protezione aggiuntiva per l'accesso, cioè veramente ridicolo. Non sei Mario Rossi di Bosco Marengo che pubblica i meme, dai, su, sei la SEC, cioè veramente assurdo. Tutto quanto rimandato, quindi. Arriviamo però a giovedì 10 gennaio, il giorno dopo, quando, di nuovo in tarda serata per noi, accade un'altra cosa strana. La SEC, anziché fare una dichiarazione ufficiale tramite i canali classici e contestualmente pubblicare sul sito della SEC il documento ufficiale dell'approvazione dell'ETF, procede in maniera diversa. Viene pubblicato prima il documento sul sito, ok? Ma subito dopo, 2 o 3 minuti dopo proprio, viene tolto. Sul sito compare errore 404. Poi cosa succede? Viene rimesso. Poi viene tolto di nuovo. Poi, finalmente, al terzo tentativo il documento rimane e arriva anche l'ufficialità da parte del presidente della SEC. Le comiche proprio.
Ora vi faccio ridere comunque, l'ETF su Bitcoin, ancora prima di essere scambiato, ha già battuto diversi record. È il primo ETF a essere stato approvato 2 volte, il 9 e il 10 gennaio. Poi è anche il primo ETF a mettere sotto accusa la SEC per manipolazione di mercato. Perché dico questo? Perché la finanza tradizionale è molto regolamentata. Tant'è che per esempio tu non puoi comunicare in anticipo una notizia del genere prima che lo abbia fatto l'ente ufficiale di riferimento, perché altrimenti potresti essere accusato di manipolazione di mercato, ok? Vi faccio un esempio. Ovviamente la notizia dell'approvazione era già stata comunicata ai vari fondi, quindi se il 9 gennaio a pubblicare il post dell'approvazione non fosse stata la SEC, ma l'account di BlackRock, probabilmente BlackRock sarebbe stata indagata per manipolazione di mercato, perché avrebbe fornito informazioni sensibili e molto rilevanti prima della sua ufficialità. Peccato però che questa cosa l'abbia fatta proprio la SEC, quindi possiamo ipotizzare che la SEC abbia manipolato il mercato. Dovrebbe indagarsi lei stessa, quindi. Si scherza, però neanche troppo. Comunque, capitolo chiuso approvazione, possiamo provare a vedere che cosa cambia per noi, ok? Beh, a mio avviso sostanzialmente niente. Per chi studia e approfondisce Bitcoin non cambia assolutamente nulla. Però non possiamo fare gli ipocriti, ok? Quindi dobbiamo analizzare in maniera oggettiva il fenomeno. Ovviamente questo evento avrà degli effetti, positivi o negativi, questo lo vedremo. Sta di fatto che ha sancito l'ingresso dei colossi della finanza tradizionale nel mondo di Bitcoin. L'ETF, essendo a replica fisica, obbliga i fondi, o chi per loro, ad acquistare e detenere Bitcoin, e questo indubbiamente porterà a una pressione di acquisto e quindi un probabile aumento del prezzo. Aumenterà la liquidità e quindi è anche probabile che in futuro diminuirà la volatilità. Dobbiamo ricordarci però che questi sono e rimangono strumenti finanziari. Se voi comprerete un ETF, comprerete un prodotto che replica il prezzo di Bitcoin, non Bitcoin. Voi, almeno per ora, non potrete consegnare indietro le quote e chiedere in cambio Bitcoin. Vi starete semplicemente esponendo al prezzo di Bitcoin, ok? Non sto dicendo che sia un male, cioè Bitcoin è anche questo, per l'amor di Dio. Si tende sempre ad appiccicare una qualche definizione precisa o una qualche utilità precisa a Bitcoin, ma non è così che funziona. Cioè, se mi seguite lo sapete, per me Bitcoin è tante cose, è un sistema di pagamento, è una riserva di valore, è una protezione dei tuoi risparmi, è inconfiscabile, e questo punto è importante, è un protocollo di comunicazione, è una forma di protesta non violenta, è il veicolo per la transizione green. Sì, parleremo anche di questo in futuro, preparatevi. E ora è anche uno strumento speculativo. Essendo tante cose messe insieme, è naturale che si creino delle correnti, dei filoni che seguono solo una determinata proprietà di Bitcoin. Possiamo quindi dire che dal 10 gennaio il filone speculativo ha subito una svolta, ok? Ma le proprietà tecniche e matematiche di Bitcoin, quelle non cambiano e non cambieranno. Quelle sono indipendenti dalle oscillazioni dei mercati o dalle speculazioni. Okay. È vero che il codice è scritto da esseri umani che possono essere corrotti dagli ingenti capitali messi sul piatto da questi colossi, ma si tende sempre a trascurare la componente preponderante di consenso e di teoria dei giochi che appartiene a Bitcoin. Non basta corrompere qualcuno per far cambiare le regole del gioco. Per fortuna non basta. Quindi, se guardate Bitcoin solo dal lato speculativo, ora avrete uno strumento in più per approfittare della sua volatilità. Ma se invece state approfondendo Bitcoin per le sue proprietà tecniche e politiche, allora non fatevi abbindolare da questi strumenti che continuano ad essere niente di più e niente di meno che strumenti finanziari tradizionali. Continuate a studiare Bitcoin ed assicuratevi di averne il pieno controllo, non affidandolo a terze parti. Solo questo conta, avere il controllo dei vostri Bitcoin, così che nessuno possa impedirvi di usarli o possa appropriarsene senza il vostro consenso. Bene ragazzi, direi che anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like, un bel mi piace e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Se avete domande, dubbi, perplessità, non fatevi problemi e scrivetele nei commenti. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!